Ma quanto costa la vita in Tunisia? Questa e altre sono le domande che più spesso mi rivolgete o che trovo indicate nei gruppi di Facebook. E leggendo alcune risposte al limite dell'incredibile, ho pensato di fare un video proprio su questo argomento, parlando dei costi vari di prodotti e servizi e farvi avere così una linea generale corretta. Siete curiosi di sapere qualche costo particolare? Chiedetemelo nei commenti e cercherò di accontentarvi. Iniziamo? Ad oggi, mediamente, un'agenzia di trasferimento vi chiede circa 600 euro per una pratica completa che prevede la stesura del contratto di casa e le 2 registrazioni da fare presso gli uffici, l'apertura del conto corrente, la registrazione AIRE, il cambio ufficio pagatore, la ricerca della casa, dove spesso pagherete a parte l'agenzia immobiliare, la defiscalizzazione e il permesso di soggiorno. Questo è sostanzialmente, anche se non in questo ordine forse, quello che dovrete fare con loro. Un bel lavoro, non c'è che dire, e 600 euro sono un prezzo equo, visto il lavoro che c'è da fare anche tanto in termini di assistenza ai pensionati che spesso hanno bisogno di essere seguiti passo passo. Assicuratevi però che non ci siano sorprese, perché in tanti mi hanno riferito che alcune agenzie con extra vari superano alla fine gli 800-900 euro, mentre alcune partono già direttamente da cifre superiori. Parlo di Amamet perché a SUS non ho riferimenti che mi sento di consigliarvi. Ne avrei più da sconsigliarvi in verità, ma meglio andare avanti non prima di avervi dato qualche consiglio. Ricordate che per portare a termine le nostre pratiche abbiamo bisogno di un'agenzia seria e professionale, possibilmente d'esperienza, con un ufficio dove ricevi i clienti che sia proprio e non noleggiato a tempo. Un luogo dove archiviare le nostre pratiche e documenti sensibili. Che affidamento può darvi un'agenzia che non ha nemmeno un'adeguata struttura? Affiderete i vostri accessi INPS, bancari e amministrativi vari a persone che vi incontrano in un bar, magari lasciandovi anche il conto da pagare? Vi prego, ditemi che a questo ci avete pensato da soli. Mediamente tra i 100 e i 120 dinari per Amamet, 180 dinari per SUS e 200 dinari per Monastir. Ovviamente si conta il viaggio, la tratta, non il numero delle persone che occupano l'auto. Pagate 200 dinari per Monastir fino a 4 persone. Ovviamente, se siete in 4 con qualche valigia, qualcosina in più per un consumo maggiore si può anche dare, ci sta senz'altro, ma chiaritele prima di entrare in auto e partire, perché dopo vi resta solo da pagare quello che vi viene chiesto. Nella stagione estiva i prezzi si alzano sensibilmente, parliamo infatti di 100 dinari o anche 120-140 dinari al giorno, senza dire che spesso trovare un'auto disponibile è un'impresa impossibile. Fuori stagione invece i prezzi scendono fino a 80 dinari al giorno circa. Occhio alla cauzione o al blocco sulla carta, non lo chiedono tutte, basta cercare bene. Lasciare una cauzione può essere sempre un rischio perché in tanti hanno lamentato il ritiro di soldi per danni non causati. Partiamo da Amamet. Una casa S2, 2 camere da letto, bagno, balcone e posto auto compresi, condizioni buone per noi italiani e vicino al mare, può avere un prezzo sui 1500 dinari o poco meno. Allontanandosi un poco dal mare, andando più verso l'interno, è possibile scendere a prezzi di 1000-1200 dinari, per scendere anche a 800-900 dinari se si tratta di un appartamento non in condizioni pari al nuovo. Tenete presente che non tutti dispongono del posto auto. Fuori dai centri turistici e leggermente vicino alle zone popolari, meglio non troppo però, si possono trovare anche case a 600-700 dinari, specialmente non ammobiliate, ma difficilmente con uno standard abitativo europeo. Guardatele bene e verificate il funzionamento dei servizi. Parliamo di SUS. Qui le case sono leggermente più economiche, ma tenete presente che siamo in una grande città. Qui scegliere la casa se non si conoscono i quartieri può risultare anche pericoloso. Vi potreste trovare in zone sconsigliate agli europei. Non credete a chi vi dice che in Tunisia non rubano negli appartamenti.
Spiegatemi poi perché la Tunisia dovrebbe essere l'unico paese al mondo dove non ci sono furti nelle case, specialmente nelle case con giardino. I furti, come ovunque, avvengono anche qui, di più in alcune zone, alcune delle quali le trovate anche nel sito dell'ambasciata italiana a Tunisi. Mediamente a Sousse le case possono costare fino a un 20% in meno. E se vogliamo affittare una bella villa? Nessun problema, ne trovate quante ne volete, a partire dai 1500-1800 dinari di Sousse o 2000-2500 dinari di Hammamet, fino a 5000 dinari e oltre. Si parla quasi sempre di case economiche o a buon prezzo, dando poco spazio alle ville che trovate vicino al mare, con viste pazzesche e strutture di lusso. In Tunisia ce ne sono di stupende e in zone molto curate. Mentre invece, se preferite una casa non ammobiliata, sappiate che con poco meno di 2000 euro vi fate un arredamento completo di tutto, o anche meno, perché spesso nelle case non ammobiliate trovate la cucina allestita. E qualche volta, perché no, anche con gli elettrodomestici inclusi. Qui bisogna dire che è fondamentale, quando affittate una casa, di assicurarvi che avete i vostri contatori e non un contatore unico, dove poi il proprietario fa le divisioni. Possono nascere contrasti sicuramente. Mediamente, in un appartamento di 2 camere con condizionatori e gas centrale, io non ho mai superato i 170 dinari a bimestre, luce e gas insieme. Anzi, spesso ho pagato 140 dinari circa. In estate come in inverno, a causa dell'uso intenso di riscaldamenti e condizionatori, si potrebbe pagare qualcosa di più, ma io non ho mai superato i 200 dinari a bimestre e vi dico che amo stare parecchio al caldo in casa durante l'inverno. Stiamo parlando di circa 30 euro al mese. L'acqua la ritengo un costo trascurabile, si parla infatti di 25 dinari circa e sempre a bimestre. Parliamo di 8 euro, per intenderci 4 euro al mese. Se parliamo di carne rossa mediamente sui 45 dinari al chilo, in alcuni mercati a 30-35, pesce tra cui crostacei e molluschi sì, direi proprio di sì. Quanto può variare il prezzo dipende da dove fate la spesa. Alla Medina e nei mercati per esempio trovate i polpi vivi anche sui 20 dinari il chilo. Gamberi e gamberoni tra i 9 e i 90 dinari, parlo di quelli giganti, le cosiddette mazzancolle o carabineros. Mediamente un 20% in meno dei negozi di pesce che trovate in giro, mentre buona parte dei prodotti primari, anche se di importazione, hanno mantenuto i prezzi invariati. Vi consiglio, se non l'avete già fatto, di guardare il video che trovate qui su e in descrizione sul pesce al mercato di Monastir, oppure il live del Mall of Sousse, così guardate i prezzi dello scorso anno voi stessi. Compro ormai da più di un anno un caffè francese che trovo anche meglio del Lavazza. Lo pago da sempre poco meno di 10 dinari. Ce ne sono anche di più economici chiaramente, e non sono male, ma il Grand Marais è quello che preferisco. Anche la pasta locale costa come sempre 0,10 dinari, 12 centesimi di euro a pacco. Quella di importazione ha mantenuto lo stesso prezzo come ad esempio la Barilla, che varia, a differenza dei formati, tra i 4 e i 7 dinari al pacco. Frutta e verdura non hanno modificato i loro prezzi e, se capita, succede solo nelle linee di vendita al pubblico turistico. Per intenderci, se comprate le fragole al mercato di Monastir le trovate a 4-5 dinari, ma lungo le direttrici principali frequentate da turisti le trovate sui 14 dinari alla confezione. Ricordate che i mercati di Hammamet e Sousse sono leggermente più cari rispetto a quello di Monastir. Il petto di pollo lo trovate sui 18 dinari al chilo nelle grandi catene di distribuzione, mentre altre parti del pollo anche sugli 8-9 dinari. Ma se andate al mercato il prezzo scende a 14 dinari per il petto. Resta comunque sempre conveniente comprarlo vivo e farvelo tagliare, vi costa non più di 7 dinari al chilo. Un prodotto che credo sia aumentato più di tutti è sicuramente l'olio extravergine di oliva, che ha superato i 35 dinari al litro, ma anche quello vegetale ha avuto il suo aumento, seppur contenuto. Purtroppo resta la crisi per il latte, lo zucchero e il burro, che sono difficili da trovare, ma non impossibile. Quindi si può dire che la vita è aumentata, certamente, ma i prodotti di consumo come il pane, la pasta, il pollo, le uova, la verdura, la farina, lo zucchero, la frutta e gli ortaggi non hanno subito grandi differenze. Direi che gli aumenti più significativi ci riguardano,
Parlo infatti degli affitti. Ricordo che ad Hammamet 1 anno e mezzo fa con 800 dinari si prendeva un bel appartamento. Oggi per la stessa casa ce ne vogliono almeno 1200, se non di più. Anche le bollette sono aumentate, ma non credo più di un 5-10%, perché ricordo che ad Hammamet pagavo circa lo stesso prezzo che ho pagato fino al mese scorso a Sousse. C'è da riconoscere che la Tunisia fa notevoli sforzi per far sì che alcuni prodotti mantengano il costo nel tempo. E inoltre negli ultimi giorni il Ramadan è stato oggetto di una forte speculazione che ha portato centinaia di controlli alle attività commerciali, sequestrando prodotti a prezzi maggiorati. E per quanto riguarda l'abbigliamento, posso dirvi che in questo mercato non trovo grande differenza con l'Italia, considerando negozi non di lusso chiaramente. Tra i 10 e i 15 euro costa una t-shirt o un jeans. Per le scarpe igieniche i prezzi si aggirano sui 100 euro, ma sto parlando di marche importanti, mentre per un buon giaccone invernale dovrete spendere all'incirca un centinaio di euro, ma dovrete andare nei negozi grandi, importanti e non popolari, altrimenti trovate sicuramente cose più economiche, ma tipicamente del luogo. La vita è aumentata in tutto il mondo, bisogna riconoscerlo, ma probabilmente la Tunisia è uno di quei pochi paesi dove almeno i prodotti alimentari base vengono controllati dallo Stato, che fa sentire la sua presenza. Concludo il video dicendo una cosa che ho già detto più volte. Quanto si spende in Tunisia dipende in parte anche da noi. Se non possiamo fare a meno di alcuni prodotti di importazione italiana, tipo biscotti, cioccolata, pasta, salumi e insaccati di maiale, ad esempio altri sfizi come vini e alcol, sicuramente spenderemo parecchio, ma per chi può, perché non concedersi qualche piacere in più? Nei quartieri popolari si trovano appartamenti da 200 dinari e anche meno, ma è caldamente sconsigliato viverci per noi stranieri, sia dal punto di vista della sicurezza che da quello strutturale dell'appartamento in sé. Molte famiglie hanno parenti che lavorano all'estero e capite quindi perché alcune, seppur modeste, vivono meglio rispetto ad altre. Inoltre, per dirne un'altra, le famiglie tunisine possono acquistare un'auto del valore di circa 30.000 dinari ad un prezzo popolare di circa 11.000 dinari. Diversi stili di vita, cultura e alimentazione rendono la vita di alcuni difficile, ma superabile grazie ad uno Stato che c'è. E ancora una nuova notizia recente, che vengono concessi prestiti alle famiglie a zero interessi. Vi ho già detto quindi che la vita è aumentata in tutto il mondo e anche in Tunisia, ma bisogna vedere per chi e cosa. Sicuramente per i tunisini un poco meno, perché moltissimi prodotti che sono aumentati notevolmente non rientrano nella loro spesa comune. Ovviamente sto parlando di famiglie tunisine con uno stipendio medio-basso. Carne di manzo, vitello e agnello sono aumentati del 30% almeno in un anno e una famiglia tunisina con uno stipendio medio-basso, che poteva permetterselo magari non spesso, ora deve limitarne di più l'acquisto. Resta quindi sempre lo stesso concetto se volete risparmiare. Fate la spesa nei mercati, evitate le grandi catene di supermercati per prodotti che trovate freschi al di fuori, agevolerete così tra l'altro anche l'economia locale. Per noi pensionati, con tutto l'aumento, possiamo dire che siamo sempre molto al di sotto di quanto si spenderebbe in Italia. Una mia valutazione? Quanto serve di pensione ad un single per vivere tranquillamente in Tunisia? Non meno di 800-900 euro al mese, superando anche di poco i 1000 invece avrete la possibilità di vivere un po' meglio, permettendovi anche qualche sfizio in più. Ovviamente con pensioni più alte direi che si vive nel lusso. Siamo chiari, è possibile anche vivere con molto meno, rinunciando ad una casa più confortevole e ad alcuni prodotti più costosi. Ma c'è anche da dire che ultimamente, per pensioni molto basse, il permesso di soggiorno non si riesce più ad ottenere con tanta facilità. Un adeguamento fatto ormai da diversi mesi che ha visto tante persone che sono dovute tornare in Italia. La Tunisia, un paese dove vivere dignitosamente con pensioni che in Italia non basterebbero a sopravvivere. Qualche rinuncia, un po' di abitudine per una società ed una cultura molto differenti dalla nostra. Una sorta di aiuto reciproco, visto che buona parte dell'economia tunisina la portiamo avanti noi pensionati, ma sicuramente un paese che merita rispetto per offrirci l'opportunità che ci viene negata in Italia, di vivere cioè con i nostri mezzi senza dover dipendere da nessuno.